Ciao a tutti, siamo qui un'altra volta per un altro video. Oggi voglio parlare di qualcosa di diverso rispetto ai soliti argomenti. Non vorrei parlare delle solite torri evaporative, scambiatori di calore a piastre, scambiatori, o meglio, sicuramente ne parlerò, ma ne parlerò in un modo differente. Ci stiamo spingendo veramente alla ricerca di soluzioni che consentano il risparmio energetico. Sulle nostre macchine industriali è un argomento che mi sta, direi meglio, sta a cuore a tutti noi in Tempco. Tanto è vero che la nostra prima proposta, quando ci viene richiesta una valutazione per un sistema di regolazione della temperatura su un impianto di processo industriale, è focalizzarci su quali possano essere i livelli di risparmio energetico, ovvero dove si possa andare a risparmiare energia nel gestire la temperatura su un processo industriale. Tanto per farvi qualche esempio, quello che andiamo ad implementare quasi sempre sono inverter sui motori dei ventilatori in modo da risparmiare energia quando viene richiesta una minor potenza ventilante, ad esempio sui dry cooler, sulle torri di raffreddamento, sui free cooler, tristori sulle resistenze di riscaldamento quando facciamo centraline di termoregolazione con la sezione di riscaldamento elettrica, in modo da modulare la potenza richiesta dal processo, andando a fornire l'effettiva potenza in kilowatt che serve in quel preciso momento. Inverter sulle pompe di circolazione. Stiamo facendo un bellissimo intervento presso una società metallurgica qui nella provincia nord di Milano, dove andremo a implementare un sistema di risparmio e di efficientamento energetico sulle pompe di un impianto di raffreddamento. Ma direi che tutto questo ha un suo interesse se riuscissimo a svilupparlo, e mi piacerebbe molto, anche in ambiti decisamente più civili, quindi alla portata di tutti. In questi giorni ho avuto dei contatti con delle società, una società in particolare, che sta spingendo la ricerca in merito al risparmio energetico proprio in applicazioni che sicuramente non sono le nostre solite applicazioni, non sono le applicazioni industriali, ma su applicazioni legate più al mondo civile, quindi legate al mondo del condizionamento civile, alle pompe di calore geotermiche. E devo dire che mi hanno, come dire, stimolato. Sono applicazioni che noi peraltro abbiamo già fatto utilizzando i nostri scambiatori ad immersione T-Coil. Abbiamo fatto in diverse applicazioni, abbiamo fatto un'applicazione interessante 2 estati fa presso la marina di un porto turistico in Liguria, andando a recuperare calore ed energia dall'acqua di mare del porto per alimentare le pompe di calore, quindi l'acqua di condensazione delle pompe di calore. Abbiamo fatto un'applicazione simile ad Ispra su delle pompe di calore sfruttando l'acqua di un canale di una turbina. Simile applicazione l'abbiamo fatta per delle pompe di calore nel lago di Como, anche qui con degli scambiatori immersi che sfruttano, diciamo così, l'energia dell'acqua del lago per andare ad alimentare l'acqua di condensazione delle pompe di calore. Ebbene, questa società ci ha chiesto di fare dei test, delle prove, sempre con i nostri scambiatori T-Coil, per andare a fare dei recuperi energetici utilizzando i cascami di calore che provengono da acqua calda, di scarichi, di servizi. È un'applicazione interessante, è un'applicazione che merita di essere studiata. Certo, non è semplice perché poi alla fine ci si scontra sempre con dei costi che sono piuttosto elevati, con dei ritorni di investimento che sono anche piuttosto lunghi, questo sicuramente. Però devo dire la verità, forse vale la pena investire qualcosa in più con un ritorno di investimento non a breve termine, quindi con un payback che non è propriamente quello che ci si aspetta dai piani di rientro quando si fanno investimenti industriali. Noi siamo abituati a ragionare con dei payback molto brevi, però ripeto, secondo me vale la pena provarci, studiare, vedere cosa accade, vedere se effettivamente questi sistemi funzionano, fare dei test. Noi siamo disponibili, abbiamo dato la nostra disponibilità per fare delle prove. Personalmente mi sono messo a fare prove, dimensionamenti, test, verifiche, e mi piacerà veramente collaborare con questa società. Mi auguro che ci si possa vedere presto. In queste condizioni al momento è veramente complicato, ma che ci si possa vedere per poter mettere alla prova questi sistemi e poter dare così un'impronta migliore a quello che è il nostro pianeta. Nel nostro piccolo Tempco, se frequentate il nostro sito o se avete avuto modo di vedere il nostro blog, avrete visto che qualcosina abbiamo fatto. La nostra sede, da quando è stata progettata con un sistema fotovoltaico, quindi siamo autosufficienti dal punto di vista dell'energia. L'energia che acquistiamo la acquistiamo da energie rinnovabili, peraltro la acquistiamo nella catena di un nostro cliente,
al quale forniamo e abbiamo fornito scambiatori di calore e lui ci fornisce l'energia che produce da fonti rinnovabili. Dal punto di vista dell'utilizzo della carta abbiamo tutti archivi digitali, cerchiamo di stampare il meno possibile su carta riciclata, stampiamo 4 pagine su ogni foglio, riducendo quindi il consumo di carta del 75%. Noi ogni 10 anni alieniamo gli archivi cartacei, 10-11 anni, adesso non ricordo di preciso, ma comunque poco importa, alieniamo gli archivi cartacei e andiamo a donare la carta che distruggiamo ad un'agricoltura, ad una cascina biologica che lo utilizza per animali che sono allergici al fieno, figuratevi voi. Insomma, dal nostro punto di vista cerchiamo di fare del nostro meglio per avere quello che si dice un carbon footprint veramente ridotto. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e mi farebbero piacere i vostri commenti. Magari potremmo anche aprire, che ne so, un tavolo di discussione, un webinar come vanno di moda adesso, che ne so, una Skype call, una riunione virtuale fra tutti per scambiare idee, per scambiare esperienze. E perché no, per metterci un po' tutti al corrente su quelli che sono i nuovi trend e quelli che vorrei diventassero i nuovi trend legati al risparmio energetico per i prossimi anni. Un augurio a tutti e stay safe, in bocca al lupo.